In questo esercizio, vediamo come funziona il comando albero. Il comando albero crea una rivoluzione attorno ad un asse. Entriamo all'interno di uno schizzo, quindi siamo entrati nel piano Y, Z, e andiamo a disegnare il profilo, diciamo, quindi andiamo ad abbozzare il profilo del disegno, diciamo, che vogliamo realizzare. Iniziamo ad inserire, quindi con i vincoli, cominciamo ad inserire i primi vincoli dimensionali. Quindi diamo a questo una larghezza di 15, diamo una distanza da questo punto a questo punto pari a 20. Man mano che andiamo ad inserire le misure, se abbiamo bisogno, spostiamo il disegno in maniera da adattarlo alle varie distanze che inseriamo. Diamo a questo un valore pari a 15. Questo lo poniamo pari a 7,5. La distanza da qui a qui la poniamo pari a 38. La distanza da qui a qui la poniamo pari a 40. Trasciniamo questo elemento in questa posizione, poi poniamo questa distanza. Ok, questa qua ci dice che già la conosciamo, quindi tasto destro, riferimento, inseriamo una quota di riferimento, inseriamo quest'altra quota pari a 37,5. Andiamo sul raccordo, inseriamo qui un raccordo pari a 5 e ancora inseriamo qui un raccordo pari a 5.
Per finire poniamo questa distanza pari a 30. Ora con l'oggetto asse creiamo un asse, diciamo, che passa per il centro. Usciamo fuori dallo schizzo, però creiamo anche qui un ultimo raccordo pari a 5. Usciamo dallo schizzo, quindi questo è lo schizzo. Con il comando rivoluzione clicchiamo sullo schizzo. L'asse che abbiamo inserito prima al centro ha fatto in modo che il programma capisse automaticamente attorno a quali punti doveva ruotare. Lascio una rotazione di 360 gradi, confermo ed ottengo l'oggetto. Se ora mi sposto nel drafting, imposto un formato ISO A3, confermo con OK. Ora da qui clicco su vista frontale, passo di nuovo nella parte e clicco qui su questa faccia. Prima di confermare faccio un clic su questo elemento e poi confermo con un clic. Vado nel comando vista in sezione e traccio una linea orizzontale, mi sposto verso il basso, clicco esternamente, ottenendo questa sezione. Dalla barra delle quote inizio a quotare il disegno, quindi da questo punto abbiamo 55, da questo punto a questo punto abbiamo 40, da questo punto a questo punto abbiamo 30, da questo punto a questo punto abbiamo 15. Nel frattempo prendiamo questa scritta che crea automaticamente il programma e la spostiamo qui, inseriamo un'altra quota. Se la quota viene inclinata come in questo caso possiamo forzare con questo tasto la, la verticalità. Cliccando su questo elemento inserisco quest'altra quota
questo punto, normalmente lui ci prende il centro del cerchio come riferimento della quota. Se facciamo tasto destro, ancora e muoviamo questo, abbiamo la possibilità di scegliere un altro posizionamento. Quindi se per esempio avessi voluto quotare da questo punto, andando ad inserire la quota e scegliendo di ancorarlo a quest'altro punto, avrei avuto la possibilità, diciamo, di votare anche in quest'altra maniera. Qui vado ad inserire queste altre due quote, sposto questo leggermente più in qua. Per quanto riguarda i raggi, scelgo appunto l'apposito elemento di quotatura raggi, inserisco anche quest'altro elemento.